Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine. È un piacere avervi qui oggi. Io sono elettrizzato, pieno di quella frenesia che si prova quando stiamo per scoperchiare qualcosa che ci sfugge da settimane, il messaggio segreto più potente e impercettibile nella storia recente del gossip turco, quello che scorre tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Se siete anime affini e vi siete lasciati incantare da questi due, sapete già che tra loro c'è una chimica che scavalca le parole. Un codice a bassa voce, infilato tra le pieghe dei silenzi, nel tremito minimo di una mano, nell'ombra tesa di un sopracciglio. Oggi entriamo in quell'universo intimo e proviamo a decifrare i dettagli che, incastrati l'uno con l'altro, formano una mappa invisibile, un legame che sembra, davvero, infrangibile. Prima di addentrarci, se non siete ancora iscritti, cliccate su iscriviti e attivate la campanella. Qui si vive di serie, cinema e segreti di set, e non volete perdervi nulla. La relazione che fiorisce tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda non assomiglia a una storia d'amore canonica raccontata sotto i riflettori. È qualcosa di più organico, più viscerale, nato nelle zone d'ombra della pressione mediatica e temprato nelle difficoltà. All'inizio c'era cautela, quel tipo di diffidenza che si posa sulle spalle quando tutti gli sguardi ti pesano addosso, quando ogni passo può diventare un titolo. Poi, lentamente, quella protezione si è dissolta, facendo emergere un rispetto reciproco che con il tempo ha preso la forma di qualcosa di immensamente più profondo. E credetemi, la chiave per comprendere la grandezza di questo legame è nascosta proprio nei messaggi che i due si scambiano in modo costante, spesso senza neppure rendersene conto. Non parlo di biglietti nascosti o codici cifrati, ma di un linguaggio del corpo sottilissimo eppure fortissimo, un canale esclusivo che sembra appartenere solo a loro. Fermiamoci un attimo su quegli sguardi. Ah, quegli sguardi. Che sia durante una premiera affollata, una conferenza stampa tesa o una pausa rubata sul set, quando gli occhi di Gökberk YLDRM e Cemre Arda si incrociano succede qualcosa. In un istante si riconoscono, come se si dessero appuntamento in un luogo che esiste solo per loro. In pochi battiti di ciglia comunicano un mondo intero. Io so esattamente cosa provi. Non sei sola. Sto con te. Fidati, qualunque cosa accada. O, altre volte, un avviso muto. Attenta. Qui c'è pericolo. È uno scambio vitale, un filo che li guida dentro e fuori le correnti più pericolose dello showbiz. Ed è sempre quello sguardo, acuto, luminoso, che a volte nasconde una vulnerabilità insospettata, la parte che non si lascia vedere se non ha chi sa leggere tra le righe. Non sono solo gli occhi, però. Ci sono quei gesti minimi, quasi impercettibili, che gridano senza alzare la voce. Una stretta veloce delle mani sotto il tavolo quando i microfoni sono ancora accesi. Un tocco leggero sul braccio prima di salire sul palco, che sembra dire ti sto coprendo io. La postura con cui si avvicinano nei momenti critici, formando una sorta di barriera spontanea, come se i loro corpi sapessero proteggersi a vicenda prima ancora che la mente razionale afferri la portata della situazione. Pensate a quelle sere in cui un brusio in sala si trasforma in rumore, quando la pressione cresce e la stanza si fa piccola, spesso li vediamo muoversi insieme, in una coreografia istintiva che riflette un'unione mentale ed emotiva già consolidata. E poi ci sono le parole che non vengono pronunciate e che, tuttavia, arrivano chiare come una campana. Quante volte li abbiamo osservati prendere decisioni complicate, con i tempi serrati e le telecamere addosso, e capire immediatamente la rotta a colpo d'occhio? Se Gökberk YLDRM, spinto da una determinazione feroce, sente di dover fare un passo deciso per proteggere Cemre Arda, anche quando quel passo può sembrare discutibile agli estranei, la reazione di lei è quasi sempre la stessa. Un attimo di stupore, forse, ma poi una lucidità che si riflette in un cenno, in un mezzo sorriso, in un respiro lungo che dice ho capito, so da dove viene questo gesto. È quella fiducia muta che non ha bisogno di spiegazioni, il modo in cui si concedono il beneficio del dubbio anche nelle notti più agitate. Specularmente, quando è Cemre Arda a mettere sul tavolo una lealtà granitica e un coraggio che non arretra, Gökberk YLDRM la legge non soltanto nelle parole ma in come le pronuncia,
nella fermezza con cui si pone tra le difficoltà, in quel modo tutto suo di sfidare la tempesta a viso aperto. Nei momenti in cui le interpretazioni malevole dall'esterno cercano di sporcare una scelta, lui sa cogliere la verità che vive negli atti, dietro il timbro della voce, nelle piccole rigidità delle spalle che svelano quanta forza serva a reggere l'urto. È come se condividessero un filo sottilissimo di telepatia, un'antenna che vibra appena e trasmette ciò che conta davvero. Ci sono frasi apparentemente innocue che, ascoltate da un orecchio distratto, scivolano via senza lasciare traccia. Eppure tra loro assumono un peso specifico enorme. Durante certe interviste, quando un giornalista affila la domanda e la trapana dentro rumore e pettegolezzi, basta una risposta dal doppio fondo per far capire tutto all'altro. Un gioco intellettuale continuo, una partita a scacchi in cui ogni parola sposta una pedina invisibile. Chi ascolta da fuori sente una battuta elegante. Chi conosce il codice comprende un invito a tenere la posizione, un segnale di ritirata tattica, o perfino una promessa per dopo. È un linguaggio costruito sulla complicità, su memorie condivise che sfuggono a chiunque non sia seduto al loro piccolo tavolo segreto. La cosa più affascinante è osservare come questo modo di comunicare sia cambiato nel tempo. All'inizio, quando i due si studiavano da lontano, i messaggi erano cauti, scrutatori, quasi come esploratori che sondano il terreno per evitare le mine. Il sospetto non era verso l'altro, ma verso il mondo attorno, quell'insieme di fari accecanti e voci in sovrapposizione che non perdonano il minimo passo falso. Poi sono arrivate le prime prove da affrontare insieme, scelte rapide con conseguenze cariche, e all'improvviso le loro parole non dette hanno iniziato a farsi più nette, più luminosamente sincere. Oggi, dopo burrasche e approdi, quel linguaggio è diventato una melodia riconoscibile, una grammatica in cui ogni gesto ha un valore e ogni sguardo è un verbo d'azione. Le azioni sono l'eco più potente di quei messaggi silenziosi. Quando Gökberk YLDRM protegge Cemre-Arda, lo fa su più piani. Certo, c'è la protezione fisica, il modo in cui si mette di traverso tra lei e ciò che potrebbe ferirla, ma c'è soprattutto la difesa pubblica, quella che pesa di più quando il palco è il mondo. È lo sforzo di ripulire con fatti solidi l'immagine che altri tentano di deformare. E quando è Cemre-Arda a mostrare la sua fibra, non lo fa per slancio cieco, il suo coraggio è un atto pensato, il frutto di una riserva interiore che lei dosa con intelligenza. Gökberk YLDRM lo vede, lo riconosce, lo ammira davvero, e quel riconoscimento torna nei suoi gesti come una carezza che non si consuma. Non è mai un monologo. Non c'è uno che parla in silenzio e l'altra che ascolta. È una conversazione perpetua, un dialogo a due corsie in cui entrambi partecipano da osservatori finissimi, dotati di un intuito affilato. Sono disposti a rischiare, insieme, quando la posta si fa alta, e questo patto si vede proprio dal modo in cui si comunicano l'essenziale. Forse è per questo che, anche quando il mondo intorno pretende spiegazioni, loro sembrano cavarsela con un cenno, con un mezzo movimento della testa, con un contatto rapido tra le dita. È la quiete in mezzo alla tempesta, un faro che si accende per chi sa dove è posato lo sguardo. Se ci concediamo un attimo di teoria, potremmo dire che la forza del loro legame nasce dalla costruzione di una realtà condivisa. Tramite l'alchimia dei messaggi segreti, Gökberk YLDRM e Cemre-Arda hanno scolpito un rifugio su misura, un luogo in cui le regole del fuori iniziano a perdere presa. Dentro questo spazio intimo, le loro intenzioni diventano vetro limpido, le lealtà sono totali, e l'energia che li muove raddoppia. È come se avessero intrecciato uno scudo invisibile fatto di sguardi, gesti e silenzi messi da parte come monete preziose, e quello scudo li protegge dagli urti ripetuti della curiosità altrui. Non è isolamento, è armonia privata, un modo per far respirare il sentimento senza che l'aria esterna lo secchi. E anche nei momenti peggiori, quando il disaccordo prende fuoco o un fraintendimento diventa spina, quel messaggio di fondo non li abbandona. Una lite può salire di tono e far tremare la scena, ma basta quel lampo negli occhi, quel segnale che solo loro riconoscono, per rimettere le cose in scala. È un'ancora, una memoria del fondale che impedisce alle onde di strapparli alla riva. In quelle ore dure, i loro inconsci si chiamano,
Si mandano segnali di ritorno a casa, come se dicessero non dimenticare chi siamo quando il rumore si spegne. Ed è spesso lì, in quel rientro, che ritroviamo la nobiltà più vera del loro rapporto. Riassumendo il viaggio che stiamo facendo insieme, il messaggio segreto di Gökberk YLDRM e Cemre Arda non è un insieme di parole esplicite, ma un linguaggio composto con pazienza da sguardi pieni di senso, gesti misuratissimi e una comprensione reciproca che scavalca l'ovvio. È una forma di comunicazione non verbale che riflette una fiducia fuori dal comune, forgiata sotto le pressioni più dure e resa stabile da azioni concrete. Hanno costruito una realtà comune capace di guidarli nella complessità del loro mondo, permettendo loro di rimanere uniti, fieramente uniti, anche quando l'aria si fa sottile e l'orizzonte trema. Prima di salutarci, vorrei sapere cosa ne pensate voi. Quali sguardi o gesti vi hanno fatto intuire la loro conversazione segreta? Avete colto momenti in cui una frase apparentemente neutra conteneva un significato diverso, pensato solo per l'altro? Come vi sembra sia cambiato negli anni questo linguaggio invisibile, diventando via via più chiaro e intenso? Raccontatecelo nei commenti. Leggere le vostre teorie e incrociarle con i dettagli che raccogliamo è la parte più bella di questa comunità. Se questo viaggio dentro il loro codice privato vi ha appassionati, regalateci un like. Il vostro sostegno aiuta Turkey News Magazine a far arrivare questi contenuti a più persone. Condividete il video con chi ama perdersi tra gli indizi e con chi segue da vicino ogni mossa di Gökberk YLDRM e Cemre Arda. E naturalmente, se ancora non fate parte della nostra famiglia, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non vi sfuggirà nessuna delle prossime esplorazioni. Noi siamo qui, pronti a continuare a leggere i loro messaggi nascosti e a raccontarveli con la cura che meritano. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!